Buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare un bellissimo copriforno con il disegno di una bellissima teiera che poi andrete a vedere quando andrò ad aggiungere uno sfondo sotto. Il disegno della teiera, dello schema, ve lo metto nelle informazioni sotto, che è questo qui, e viene con un bel cuoricino al centro, che adesso non si vede perché sarà lo sfondo bianco, però quando vi metterò lo sfondo scuro vedrete il disegno al completo. Andiamo poi a realizzare questo bellissimo bordo, e io ho fatto anche un piccolo bordo anche prima qui dello schema, realizzando semplicemente dei quadretti pieni, due vuoti e uno pieno, alternandolo fino a contornare tutta la teiera. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Di copriforni io ne ho realizzati due, questo con la teiera che è lavorato in questo senso, partendo da qui si va in alto, mentre questo con le caffettiere parte dal laterale perché ha questa decorazione qui sotto, mentre per questo che non c'è la decorazione ma ho fatto semplicemente un merletto intorno, ho cominciato il mio lavoro da questa riga qui di lungo. Ora in pratica io vi faccio vedere come si calcolano i quadretti qui per realizzare così lo schema, perché mi avete chiesto come cominciare il filet. In genere gli schemi sono suddivisi da queste linee più doppie, vedete che vedete qui, sono in genere 10 quadretti, mentre dove ci manca naturalmente saranno più corti o più lunghi in base a come sta distribuito. In questo caso non ci sono divisori, li potete fare voi, quindi ogni 10 quadretti andate a mettere un segnetto se volete tenere questa cosa per contare più facilmente i quadretti, e una volta che vi siete contati i vostri quadretti, in questo caso sono 50, mentre in quest'altro caso sono 40 quadretti complessivi. Allora andiamo a distribuire in questo modo, abbiamo detto sono 50, e in ogni quadretto dobbiamo fare 3 catenelle, cioè ogni quadretto è formato da 3 catenelle, però ovviamente questo quadretto qui ha due lati, no? Il lato che sta successivo va in corrispondenza con quello dietro, quindi questa riga qui, questa lineetta delle 3 catenelle andrà insieme unita a quest'altra. Allora in pratica non saranno poi 3, ma dobbiamo calcolare solo 3, questo davanti, questo dietro invece saranno 2 perché è la successiva a questa, quindi questa va raccontata insieme. Per spiegarvi più facilmente dobbiamo praticamente calcolare le 50 maglie del nostro schema in questo modo. Dobbiamo fare il doppio dei quadretti, però naturalmente dobbiamo aggiungere quelli esterni, i due esterni. Quindi se sono ad esempio 50, dobbiamo fare 100 catenelle più le due esterne, quindi saranno 102 catenelle avviate per fare tutto lo schema. Quindi dobbiamo calcolare 2 quadretti, però cioè 2 catenelle per ogni quadretto, però dobbiamo aggiungere il primo e l'ultimo in più. Quindi ho lavorato le mie 102 catenelle. Fatto questo, dopo aver cominciato il mio lavoro in questo modo qui con le catenelle, devo fare la prima maglia alta del quadretto qui vuoto. Come vedete, su questa linea qui, cominciando in questo modo, se iniziamo direttamente da qui senza lasciare nessun quadretto vuoto, andiamo a cominciare direttamente il lavoro. Quindi abbiamo detto che da qui a qui sono 10, volendo li potete anche ricontare, 10, poi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo detto che sono 20 quadretti prima di arrivare a questi pieni. Questi vuoti
che vedete vuoti sono praticamente delle maglie alte con una catenella e una maglia alta, è formato in questo modo: maglia alta, catenella, maglia alta. Quelli pieni invece sono formati da 3 maglie alte, che a volte è anche disegnato con la X, a volte è così pieno il quadretto, altre volte invece è indicato pieno con una X all'interno, quindi potete trovarlo sia in questo sistema che in quest'altro sistema. Oppure ci sono dei pallini pieni, insomma si capisce che questo è vuoto e questo è pieno, questa è la differenza. Ora abbiamo fatto le nostre catenelle e dobbiamo cominciare con i quadretti vuoti, vedete, fino a qui. Poi qui cominciano quelli pieni e quelli pieni saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anche quelli pieni sono 10. Quindi dobbiamo lavorare i primi quadretti vuoti, i primi 20, e facciamo in questo modo. Visto che qui dobbiamo alzarci e fare le nostre maglie alte, io vado a fare 2 catenelle, perché una già ce l'ho, quella di base che abbiamo già contata, questa qui. Entriamo nella successiva e andiamo a fare cioè non entriamo nella successiva perché dobbiamo fare vuoti, abbiamo detto, quindi facciamo un'altra catenella in modo da realizzare così il nostro quadretto vuoto. Quindi le 2 catenelle servono per la maglia alta, poi saltiamo questa qui, la quarta dalla base, e andiamo nella prossima e facciamo il nostro primo quadretto vuoto. Poi facciamo una catenella, saltiamo un maglia di base della catenella, entriamo nella prossima e dobbiamo fare i nostri quadretti vuoti, vedete? Sono formati da 3, vedi, 1, 2, la centrale e la terza. Abbiamo fatto i 2, ora facciamo il terzo e così fino ad arrivare a 20 quadretti. Quindi saltiamo sempre quella di base, facciamo la nostra maglia alta, facciamo la catenella, saltiamo la maglia di base, entriamo nella prossima e facciamo così le nostre maglie alte che sono formate cioè i nostri quadrati che sono formati da queste maglie alte con la catenella. Ne facciamo 20. Dopo che abbiamo fatto questi 20 dobbiamo fare quelli pieni, che vi faccio vedere come si fanno. Quindi proseguiamo così fino ad arrivare a 20 quadretti complessivi, che corrispondono ai 20 quadretti vuoti che stanno qui nella prima riga. Allora la prima riga viene letta o da un lato o dall'altro. Se cominciate da questo lato, quindi proseguite poi così. Se invece cominciate da questo lato, proseguite così, in base a come vi trovate, come facoltativo. A volte ci sono anche già segnati e se non li andate a segnare voi. Quindi io sono partita da questo lato, vado a fare tutto il mio lato da questo lato. Il lato successivo invece viene cominciato dall'altro lato, praticamente dobbiamo fare il ritorno in questo senso, l'altro dall'altro lato e così via via fino ad arrivare all'inizio. Quindi il lavoro va fatto una volta da un lato destro, l'altra volta dal lato sinistro, in base a come avete cominciato. Naturalmente dovete proseguire così. Dopo aver lavorato i nostri quadretti, i 20 quadretti vuoti, dobbiamo fare quelli pieni. Abbiamo detto che sono 10 e quindi facciamo in questo modo. Una barretta dei quadretti pieni è già realizzata perché corrisponde, come ho spiegato prima, con quella davanti, e quindi dobbiamo farne altri 2 piene, quindi altre 2 maglie alte in modo da formare così il nostro quadretto. Abbiamo fatto il primo quadretto dei 10 qui, questo qui, e dobbiamo proseguire così per fare anche gli altri 9. Quindi uno già ce l'abbiamo fatto, dobbiamo fare altri 2 per fare il secondo. Poi andiamo a fare il terzo, quindi facciamo altre 2 maglie alte per fare il terzo. Due maglie alte per fare il quarto. Due maglie alte per fare il quinto. Il sesto.
il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo. Come primo giro vi consiglio di ricontare, perché può essere che ci siamo sbagliati, quindi facciamo il nostro quadretto: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ora dobbiamo fare gli ultimi 20, vedete? E quindi dobbiamo ricominciare con quelli vuoti. Facciamo una catenella, saltiamo una di base e andiamo nella prossima e andiamo a fare il nostro primo quadretto vuoto. Facciamo il secondo, sempre la catenella, saltiamo uno, facciamo il secondo, catenella, saltiamo uno e facciamo il terzo, catenella, saltiamo uno e facciamo il quarto, e così via fino ad arrivare a 20 quadretti. Ho fatto il mio ultimo quadretto e ho terminato così. Per quanto riguarda questo copriforno è molto più semplice, quindi se state alle prime armi vi consiglio di fare prima questo semplice dritto, poi se imparate e sapete fare anche le diminuzioni potete cominciare a fare anche quest'altro, perché qui dovremo fare delle diminuzioni e se non le sapete fare vi devo spiegare come si fanno. Quindi proseguite prima con questo copriforno che è più semplice e poi successivamente andremo a spiegare l'altro. Ora giriamo il nostro lavoro, e anche se noi giriamo questo lavoro in questo modo dobbiamo andare a leggerlo da questo lato qui, perché abbiamo fatto questo lato così, quest'altro lato andiamo a fare così. Quindi dobbiamo contare, abbiamo detto che da qui sono 10, mi sono segnata prima, 11 12 13 14 15 16 e 17. Questa volta devo fare 17 vuoti, quindi ricordatevi di cominciare da quest'altro lato, allora andiamo a fare, io vado a fare 2 catenelle per iniziare qui a fare la maglia alta, poi faccio la mia catenella in modo da fare il quadretto vuoto e vado a fare così i 17 quadretti vuoti come abbiamo fatto prima. Una catenella, saltiamo quella di base, andiamo qui e facciamo la nostra maglia alta, quindi praticamente la maglia alta viene sulla maglia alta, quindi fate la vostra catenella, andate sulla maglia alta del giro precedente e fate le vostre maglie alte in questo modo. Dobbiamo contarne 17 in modo poi da arrivare allo schema e realizzare così i nostri punti pieni. Un consiglio che vi do, che io trovo molto comodo, è questo, quello di aggiungere un foglio o una riga o un qualcosa che vi copra i successivi giri, in modo che avete davanti solo il lavoro che state svolgendo. In questo modo, vedete, io sto guardando solo la seconda riga perché la prima l'ho già fatta e sto guardando solo la seconda riga, e risulta molto più facile seguire lo schema, così gli occhi non vanno su e giù. Allora vi fermate in questo modo qua, coprite tutta la parte di superiore dello schema e guardate solo quello che vi serve. Quindi proseguiamo così fino ad arrivare a 17. Vedete, verificate sempre. In pratica ho lavorato i 17 quadretti vuoti e mi trovo qui. Vedete come mi trovo con lo stesso disegno? Sono 3 che devo fare pieni prima degli altri che ho già pieni. Quindi andate a lavorare ora tutte le maglie piene, che sono 10 più 3 più 3 sono 16 maglie, e quindi dobbiamo fare 16 maglie piene. Una sacchettina qui ce l'abbiamo già, e quindi dobbiamo fare la seconda
e poi la terza, in modo da realizzare così il primo quadretto pieno. Facciamo il secondo pieno sempre con le due maglie alte, una qui e l'altra sulla maglia alta. Facciamo poi il terzo sempre con due maglie, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo e l'ultimo che è il sedicesimo. E abbiamo così terminato i quadretti pieni. Vedete come comincia a vedere il disegno? E quindi ora siamo arrivati qua e dobbiamo proseguire con la realizzazione di questi altri ultimi vuoti che vedete. Quindi andate praticamente a terminare i giri con i quadretti vuoti e contateli sempre, perché può essere che vi sbagliate, quindi state sempre a contare. E terminato poi questo giro dobbiamo andare a procedere da quest'altro senso qui. Vi consiglio di mettere sempre il numerino, così sapete qui è il 3 e andate a fare questo giro qui, poi andate a fare il quarto, il quinto, così andate e ritorno, contate sempre i quadretti. E questo è lo schema del copriforno, questo semplice. Quest'altro invece è un pochino più elaborato, semplicemente per il fatto che ci sono delle diminuzioni alla base di sotto che poi vi farò vedere. Per realizzare il copriforno a teiera ho utilizzato questo schema che vi metterò poi sotto nelle informazioni. Ho fatto una catenella lunga di 106 maglie e poi ho lavorato come prima riga, ho fatto due quadretti vuoti e uno pieno, due quadretti vuoti e uno pieno fino alla fine della catenella. Così vado a rifinire anche sia il bordo laterale prima di cominciare il lavoro, quindi ho aggiunto due quadretti in più sia da questo lato che da questo lato, quindi uno di qua e uno di qua, in totale due quadretti in più rispetto allo schema, in modo da far venire questa cornice fatta di due quadretti vuoti e uno pieno. E così vado a terminare anche l'ultimo giro realizzando questa cornice in questo modo. Volendo potete anche alternare, fare due pieni e due vuoti come più vi piace. Io ho fatto così, vado a fare un quadretto vuoto, il secondo quadretto vuoto e uno pieno, e vado ad alternare fino a terminare anche quest'ultimo giro, così come ho cominciato e così come ho fatto i laterali qui. E poi seguite semplicemente lo schema. Per seguire lo schema cominciate dalla base e fate la prima riga,
qui vi trovate le maglie piene, andate a fare le maglie piene, poi girate e fate la seconda riga da quest'altro verso dove vi sono le maglie piene, andate a fare le maglie piene e qui tutte le vuote. E qui all'inizio, come vi ho spiegato prima, io ho fatto un quadretto in più da questo lato e un quadretto in più da questo lato in modo da fare questa cornicetta che riprende la base che ho iniziato sotto allo stesso modo, e vado a terminare anche quella di sopra. Questo è facoltativo, potete fare anche semplicemente solo lo schema andata e ritorno fino a che concludete tutto il disegno. E se volete fare come me invece dovete fare quest'altra riga in modo da richiamare la base di sotto, quella che se avete fatto così. Se poi invece avete fatto semplicemente lo schema, terminate così, magari soltanto realizzando il bordo come vi farò vedere. Quindi vado a terminare questo mio giro in questo modo. Io per non sbagliare rigo faccio in questo modo: parto e vado a segnare il punto in cui parto. Se parto da questo lato vado a mettere il numero 1 e metto un foglio che copre, così riesco a vedere solo questa riga. Poi quando arrivo alla fine metto il numero 2 da quest'altro lato e vado a segnare con il foglio il secondo rigo, e così via, il terzo poi da questa parte, il quarto da questa parte, così ho davanti solo il disegno che devo andare a realizzare. In questo modo sarà molto difficile che sbagli riga. Per iniziare il bordo del copriforno faccio in questo modo: arrivo con delle maglie bassissime nel primo quadretto pieno che ho qui a disponibile verso il laterale, quindi questo è il laterale del copriforno, e vado a lavorare prima sul laterale, quindi da questo punto vado a raggiungere delle maglie bassissime il primo punto pieno e lavoro 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle. Vado poi nel prossimo punto pieno che si trova dopo le due quelli vuoti, vado a fare una maglia bassa e proseguo così per tutto il giro, però soltanto all'angolo poi vi farò vedere come fare. Quindi arriviamo all'angolo, andiamo a fare sempre 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle e andiamo sempre nel quadretto pieno e andiamo a fare la nostra maglia bassa e proseguiamo così fino ad arrivare all'ultimo quadretto pieno, questo qui, e facciamo le nostre 8 catenelle e una maglia bassa come ho fatto finora. Arrivati qui all'angolo, invece di fare 8 catenelle vado a farne 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e entro sempre lì dove abbiamo il quadretto pieno e proseguo così fino ad arrivare all'altro angolo dove andrò a fare nuovamente 10 maglie catenelle anziché 8. Quindi l'unica differenza è che negli angoli faremo 10 maglie catenelle, però andremo sempre a chiuderci nella maglia piena, nel quadretto pieno. E come abbiamo fatto nell'angolo precedente andiamo a lavorare qui 10 maglie anziché 8. 10 catenelle, entriamo qui nel laterale sempre del quadretto pieno e facciamo la nostra maglia bassa e proseguiamo poi con 8 catenelle come abbiamo fatto prima. Arrivati alla fine facciamo le ultime 10 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassissima nella prima delle 8 catenelle qui che avevamo cominciato, dove avevamo cominciato il nostro lavoro. Proseguiamo il nostro bordo in questo modo. Entriamo nel primo archetto che abbiamo qui subito disponibile e andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, facciamo altre 2 maglie alte, totale 3 maglie alte e facciamo poi un pippiolino, 3 catenelle, una maglia bassissima nella prima delle 3 catenelle e poi facciamo di nuovo 3 maglie alte
sempre nello stesso archetto. In totale 6 maglie alte, dove in mezzo abbiamo fatto il nostro picciolino, in questo modo. Facciamo ora 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entriamo nell'archetto successivo e ripetiamo 3 maglie alte, un picciolino, 3 maglie alte, e poi di nuovo 4 catenelle. Ripetiamo fino ad arrivare all'angolo, lì dove avevamo fatto le nostre 10 catenelle, perché dobbiamo fare in un altro modo. Quindi arriviamo all'angolo là, vi faccio vedere come fare gli angoli. Arrivate all'angolo, qui dove sono le nostre 10 maglie, facciamo sempre 3 maglie alte, un picciolino, 3 maglie alte, poi facciamo 3 catenelle e di nuovo sempre nello stesso archetto lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, un picciolino, 3 maglie alte, e lavoriamo come abbiamo fatto prima 4 catenelle. Quindi l'unica differenza è qui nell'angolo, che anziché farne solo uno ne andiamo a fare 2 e andiamo a distanziare da 3 catenelle anziché da 4 catenelle. Questo modo facciamo ora 4, 1 2 3 e 4 e riprendiamo la lavorazione normalmente fino ad arrivare all'altro angolo, dove andremo a fare sempre 2 nello stesso archetto. Terminato il giro, raggiungiamo con delle maglie bassissime il primo archetto e andiamo a fare nell'archetto 6 maglie alte e poi facciamo 2 catenelle. Quindi entriamo con delle maglie bassissime, raggiungiamo questo archetto e lavoriamo 6 maglie alte, sostituiamo la prima con le 3 catenelle, 2 3 4 5 e 6, facciamo 2 catenelle e raggiungiamo il prossimo archetto e facciamo nuovamente 6 maglie alte e così per tutto il giro, 6 maglie alte e 2 catenelle. Terminato anche quest'altro giro, andiamo a fare l'ultimo giro in questo modo, facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, poi facciamo di nuovo 3 catenelle per fare il picciolino, ci andiamo a chiudere nelle prime delle 3 catenelle con una maglia bassissima e di nuovo 3, 1 2 e 3 catenelle, entriamo qui e andiamo a fare una maglia bassa, quindi nuovamente 3 1 2 e 3 catenelle, un picciolino, 1 2 e 3, chiudiamo nella prima, 3 catenelle, 1 2 e 3, entriamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro e terminiamo così il nostro bordo. Una volta che abbiamo terminato anche il bordo, andiamo a stilare per bene e volendo possiamo applicare sotto un pannolenci scuro in modo che risalti di più il disegno, oppure la volete lasciare così, però andate a passare magari un po' un apretto da ferro da stiro in modo che sia un po' più resistente, e possiamo aggiungere i maniglioni. Possiamo fare un unico maniglione oppure possiamo fare 3
partendo dal laterale potete fare la fascia della larghezza che volete, potete realizzare delle maglie alte tutte chiuse, dei quadretti tutti chiusi, quindi a maglie alte, e andate a fare queste fasce che possiamo andare ad agganciare o con i bottoncini a clip, oppure possiamo agganciare con utilizzando un feltro per aprire e chiudere, oppure possiamo utilizzare dei nastrini, quello che più quello con cui vi trovate più comodi. Quindi potete usare dei bottoncini a clip, quelli che si usano quelli nascosti dietro, oppure potete utilizzare del feltro, lo andate a cucire avanti e dietro in modo che potete poi agganciare i vostri maniglioni, oppure potete mettere semplicemente dei nastrini. Terminate come più vi piace. Io andrò a fare 3 maniglioni a maglie alte e potete farlo magari di 5-6 quadretti, in modo che poi vi allungate e lo fate della lunghezza del vostro forno, che si agganci bene al maniglione del vostro forno. Andiamo a fare anche i ganci sopra. Per i ganci sopra ho fatto una catenella e quindi vado a fare una catenella di 17 maglie, poi faccio 3 catenelle in modo da poter fare la prima maglia alta, e poi vado a fare, anzi ne faccio 2 di catenelle perché una già abbiamo qui, e andiamo a fare i 3 punti pieni, quindi un quadretto, secondo quadretto pieno, e terzo quadretto pieno. Ora ne dobbiamo fare 2 vuoti, quindi facciamo una catenella, saltiamo una catenella di base, entriamo nella prossima e andiamo a fare la nostra maglia alta, in modo da realizzare così il quadretto vuoto. Poi vado a fare una seconda catenella in modo da fare il secondo quadretto vuoto, salto una maglia, vado nella prossima e faccio la mia maglia alta. Ora la maglia alta del prossimo quadretto pieno già c'è, e quindi vado a fare altre 2 in modo da terminare così il primo dei 3 quadretti successivi pieni. Poi vado a fare il secondo, perché ogni quadretto è formato da 3 maglie piene, e vado a fare l'ultimo, le ultime 2 maglie alte in modo da completare il terzo ed ultimo quadretto. Entro qui nella maglia di base, la prima è sempre quella più complicata, e poi andiamo a chiudere. Fatto questo, ora non faccio che ripetere la stessa sequenza di 3 quadretti pieni, 2 vuoti e 3 pieni fino a 14 giri. Poi l'altezza la decidete voi in base al vostro maniglione, quindi vado a fare le maglie così come si presentano nel giro precedente fino ad arrivare complessivamente, compreso anche questo che abbiamo già fatto, a 14 giri. Gli ultimi 2 giri invece li ho fatti a punto pieno. Per quanto riguarda questo forno li ho fatti a punto pieno, questi ultimi 2, e saranno poi la parte davanti del maniglione. Il bottoncino verrà qui tra questi 2 quadrettini. Dopo aver fatto il merletto intorno andiamo a fare i ganci per il maniglione del forno, e quindi andiamo a fare una catenella di 17 maglie e lavoriamo 3 punti pieni, 3 quadretti pieni, 2 vuoti e 3 quadretti pieni alla fine. In questo modo andiamo a fare questi ganci e andiamo a cucirli qui sopra. Sulla parte davanti andremo ad inserire un bottoncino che andremo ad agganciare in questo forellino. Andremo a fare 3, ne ho fatti 3, poi vedete voi in base al vostro maniglione fatene 3-4.
Per lavorare il mio copriforno con le caffettiere ho lavorato lo schema in questo modo, perché qui vengono fatte queste onde e parto da questo punto e vado andata e ritorno. Però prima di cominciare con lo schema ho fatto una cornice di due quadretti pieni per tutto il copriforno, in modo che venga più rifinito. Vado a fare questa cornice di due quadretti pieni e in più ho aggiunto altri due giri in più rispetto all'inizio del lavoro. Quindi vado a cominciare lo schema vero e proprio da questo punto. Dopo aver fatto due giri a vuoto vado a fare il terzo giro, questo dello schema, e proseguo così per tutto lo schema. Vado a copiare poi così com'è lo schema. L'unica differenza è questa, quindi vado a riportare poi alla fine dello schema questi due quadretti vuoti prima dell'ultimo o dopo dell'ultimo, e poi vado a fare questa cornice anche per la fine, insomma per tutto il copriforno. Ho lavorato 80 catenelle e poi su queste 80 catenelle ho sviluppato il lavoro. Quindi ho detto, come ho detto, ho aggiunto anche questi quadretti qui per fare la cornice sia da questo lato e uno da questa parte, qui ne ho aggiunti due, qui ne ho aggiunti uno perché già uno è pieno, quindi ho aggiunto soltanto uno in più per questo lato. Se volete farlo semplicemente senza fare cornice, partite direttamente dallo schema qui e naturalmente dovete poi calcolare i quadretti in meno, che saranno 3 di meno rispetto a quelli che ho fatto io. Quindi per ogni quadretto ho utilizzato 3 maglie alte, ho suddiviso in questo modo, per ogni quadretto pieno 3 maglie alte. E questo è tutto. Vado a proseguire il lavoro e poi vi farò vedere come viene finito. Dove ci sono gli aumenti, naturalmente andremo a fare gli aumenti verso la fine qui, in modo da far venire queste onde. Seguite semplicemente lo schema delle due caffettiere che vi metterò sotto nelle informazioni. Per realizzare l'altro copriforno, questo con le caffettiere, dobbiamo cominciare il lavoro in verticale anziché in orizzontale, perché abbiamo queste onde qui che dobbiamo andare a sviluppare poi sul lavoro. Per questo motivo andiamo a cominciare da questo lato, quindi dal laterale, e andiamo a lavorare le nostre maglie così contandole come vi ho spiegato, e poi qui vabbè non vi faccio vedere che aggiungo il quadretto intorno, ma vado semplicemente a sviluppare direttamente il lavoro per farvi vedere come fare poi queste diminuzioni. Partiamo direttamente da qui, inizio il mio giro da questo lato e vado a fare i miei due primi quadretti vuoti, poi vado a fare quelli due pieni e proseguo con quelli vuoti fino all'ultima maglia qui che sarebbe piena. Quindi vado a ripetere i miei quadretti così come vedo qui nella prima riga. Arrivati a questo punto ho fatto la prima riga e qui vedete ho un quadretto in più e devo andare a fare 3 catenelle in modo da crearmi la base per il quadretto che vado a aumentare, no? Quindi vado a fare queste mie 3 catenelle in modo da fare questo quadretto in più, quindi vado a lavorare da questo lato e vado ora a fare la prima maglia alta nella prima catenella che ho qui, quindi vado a farne semplicemente due perché una già ce l'ho nella base. Vado a fare la seconda maglia alta e la terza per completare il quadretto in più. Vedete, ho praticamente aumentato queste 3 maglie in modo da far venire questo quadretto di più.
e qui abbiamo fatto il nostro primo aumento del quadretto. Ora vado a proseguire la lavorazione così come si presenta, dove sono i punti vuoti vado a fare i punti vuoti, dove sono i punti pieni vado a fare i punti pieni, e poi comincio il mio lavoro da quest'altro lato. Per il terzo giro cominciamo la lavorazione da questa parte, quindi andiamo a lavorare le nostre maglie normalmente così come le vediamo sullo schema. Arrivati qui non facciamo nessun aumento, vedete, finisce qui come l'altro rigo precedente, e mi vado a fermare qui normalmente. Nell'altro giro, che sarà il quarto, poi andremo a fare di nuovo l'aumento come abbiamo fatto qui. Proseguiamo così in modo da farvi spiegare bene. Quando arriviamo qui vi faccio vedere poi come invece dobbiamo fare la diminuzione. Ora magari vi spiego direttamente la diminuzione senza che vado a ripetere il tutto, vi faccio vedere direttamente da qui. Mettiamo il caso che siamo arrivati a questa riga qui e dobbiamo fare la nostra diminuzione, vedete, va rientrando il quadretto e si fa in questo modo. Quindi giriamo la nostra lavorazione da questo lato e dobbiamo fare delle maglie bassissime in modo da raggiungere il secondo quadretto, così, così, e siamo arrivati qui, e di qua dobbiamo iniziare la nostra lavorazione. Punto pieno, andiamo a fare le nostre 3 catenelle e poi andiamo a fare la nostra maglia alta e l'altra maglia alta in questo modo qui, così. Nel caso invece il quadretto è vuoto, dobbiamo lavorare 3 maglie e più 2 catenelle in modo da girarci sopra, e poi andiamo a fare l'altro bastoncino per realizzare così la maglia, il quadretto vuoto, la maglia alta insomma del quadretto vuoto. Questa è la diminuzione e questo invece è l'aumento. Quindi per l'aumento dobbiamo andare a fare le 3 catenelle di sotto e poi ci dobbiamo alzare con la maglia alta. Nel caso dobbiamo fare la maglia alta e il quadretto vuoto, dobbiamo fare 3 catenelle più 2 in altezza e più altri 2 per il quadretto, per realizzare il quadretto vuoto. Invece se nel caso dobbiamo fare il quadretto pieno, dobbiamo fare 3 catenelle, 2 altre catenelle per realizzare la prima maglia alta e poi andiamo a fare la seconda maglia alta e la terza maglia alta in modo da realizzare così il quadretto pieno. E questa è la spiegazione per realizzare queste, diciamo, queste rientranze o aumenti o diminuzioni dei quadretti, in modo da sviluppare così l'onda che è sotto, questa specie di parentesi, chiamiamola così, che viene fatta sotto. E vedete, si va a creare così questa onda che è sviluppata sullo schema. Spero di essere stata chiara, nel caso mi scrivete e vi farò vedere in un altro video, cercherò di spiegarvelo più semplicemente possibile. Vado a distribuire bene i 4 maniglioni qui, i 4 ganci, in modo da distribuire alla stessa distanza, poi vedete voi come volete metterli, e andate così a cucire semplicemente con ago e filo, rinforzate un po' così sia più resistente e poi stirate il tutto. E dopo aver fatto anche gli ultimi 2 giri pieni, semplicemente riempito anche questi 2, possiamo andare a cucire alla base di sopra del nostro copriforno. Quindi la parte dritta sarà la parte di sopra, naturalmente andiamo a cucire qui alla base e qui andremo a mettere il bottoncino sul davanti, e questo sarà il copriforno terminato. Andiamo a dare una bella stirata, una bella inamidata, magari con un apretto, così sarà bello più resistente, e questo sarà il nostro copriforno. Per il copriforno ho fatto anche delle asoline in modo da poter chiudere, che andrò a cucire qui sopra la parte di dietro, e poi sulla parte davanti vado a mettere un bottoncino. Queste asoline le ho fatte in questo modo, ho realizzato 3 punti pieni, 3 quadratini di punti pieni, 2 vuoti al centro e di nuovo 3.
In totale ho fatto 14 giri, poi vedete voi in base alla misura del vostro forno. Andate a cucire poi dietro e poi andate a applicare il bottoncino. Ne ho fatti 3, uno al centro e 2 ai lati, e andrò a cucire in questo modo. Questo sarà il mio copriforno terminato. Spero che l'idea vi piaccia. Volendo potete mettere un pannello dietro in modo che risalti di più l'immagine e sia più teso. Andate a cucirlo con ago e filo, oppure lasciatelo semplicemente così come più vi piace. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima, condividete il video e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.